Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Andiamo a realizzare questa borsa con il punto primula. È una realizzazione molto semplice, ve la faccio vedere. Inizieremo da quella che è una striscia che farà sia da fondo che da laterale e 2 pannelli con il punto primula. Io ho anche foderato, vedete, la mia borsa con del feltro dove ho inserito delle chiusure in maniera molto semplice. In più andremo a realizzare questi passanti che ci permetteranno poi di inserire il nostro manico e quindi la realizzazione e la chiusura della borsa è veramente molto semplice. Andiamo a vedere i materiali che ci occorrono per il tutorial. Iniziamo il nostro tutorial mettendo su 11 catenelle con uncinetto numero 4 con il nostro filato Swan Twister. Io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro nell'anellino, quindi non entro così, vedete, all'interno così, giro la mia catenella e entro nell'anellino, vedete, superiore e realizzo delle maglie basse e faccio così, vedete, in ogni anellino. Quindi qui ho la catenella, vedete, giro e entro in questo anellino e lavoro in ogni anellino fino ad arrivare alla fine della riga. In questa maniera, vedete, la lavorazione sarà più stabile, quindi andiamo a lavorare così fino alla fine. Una volta, vedete, che arrivo alla fine del lavoro, l'ultimo punto, questo sarà il nostro risultato. Adesso guardate, giro il lavoro senza fare nessuna catenella, questo favorirà le principianti. Entro subito, vedete, nel primo punto, subito dopo l'uncinetto, e lavoro delle maglie basse. E lavoro, vedete, una maglia bassa in ogni punto. E adesso non faremo altro che lavorare delle maglie basse per tutta la lunghezza, quindi arriviamo fino in fondo e poi giriamo insieme il lavoro. Terminata, vedete, la nostra seconda riga, giriamo alla stessa maniera il lavoro, sempre senza catenella. Entriamo nel punto, vedete, subito dopo il nostro uncinetto e lavoriamo una maglia bassa nel primissimo punto. Adesso andiamo a proseguire così, lavorando delle semplici maglie basse in ogni punto. Quindi vedete, in ogni punto entro e lavoro delle maglie basse fino ad arrivare all'altezza desiderata. Quindi andate a proseguire così, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho proseguito per un'altezza di 55 cm, quindi 93 righe a maglia bassa e una profondità di 6 cm. Andiamo adesso a fare un bordo tutto intorno. Ci troviamo, vedete, in questa posizione dell'ultima riga, realizziamo un altro punto basso nello stesso punto dove abbiamo realizzato l'ultimo e giriamo, vedete, in ogni riga lavorando una maglia bassa. Ogni riga che abbiamo realizzato sarà una maglia bassa. E dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga, di nuovo nello stesso punto, vedete, per girare realizziamo sempre 2 maglie basse, quindi nell'angolo lavoreremo sempre, vedete, nello stesso punto 2 maglie basse e in ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Facciamo la stessa cosa nel prossimo angolo, andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, lo lavoro, taglio il filo e vado ovviamente a chiudere il mio punto. Mi trovo, vedete, così, entro nel punto subito dopo. Questo è il punto dove mi trovo, questo è quello subito dopo. Quindi entro qui, guardate bene, il filo lo porto sul davanti, entro al centro dell'altro punto,
prendo sempre l'anellino che sta dietro il mio punto e vado a chiudere. Ovviamente vado a nascondere il filo dietro. Andiamo adesso a suddividere i punti centrali da quelli laterali. Allora, noi abbiamo un totale di 95 righe, perché abbiamo realizzato 93 righe in altezza più un giro tutto intorno, quindi avremo un punto in più a destra e uno a sinistra. Adesso, siccome dobbiamo lavorare il punto primula, che è un multiplo di 3, io vado a centrare 39 maglie basse al centro e ne lascio nei lati 28, quindi 28 maglie basse di qua e 28 maglie basse da quest'altro lato, e al centro vado a mettere 39 maglie basse, vedete dove metto dei marcapunti, quindi dal primo marcapunti a quest'altro marcapunti ci saranno 39 maglie basse, quindi un multiplo di 3. Allora, il punto primula si svolge su un multiplo di 3 più 2. Ora, i più 2 noi li andiamo a inserire nella lavorazione. Nel caso dovete lavorare con catenella, si svolgerà su 3 più 2 maglie basse. Iniziamo quindi dove abbiamo, vedete, il marcapunti. Io avevo già tolto il marcapunti, quindi iniziamo da qui e iniziamo con 2 catenelle, quindi io inizio la mia lavorazione con 2 catenelle, quindi 1 e 2. Nello stesso punto, vedete, dove ho lavorato le catenelle, io qui sulla seconda catenella vado a mettere il mio marcapunti, perché qui dovrò chiudere praticamente la seconda riga del lavoro, quindi vado ad evidenziare il mio secondo punto. Entro, guardate, nello stessissimo punto e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e sempre nello stesso punto realizzo una maglia bassa. Adesso salto 2 punti, quindi ho lavorato qui, salto 1 e 2 e nel terzo lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo sempre nello stesso punto un'altra maglia bassa. Ancora salto 2 punti, entro nel terzo e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e sempre nello stesso punto, vedete, un'altra maglia bassa. Quindi andiamo a formare, vedete, degli archetti in ogni sequenza. Quindi di nuovo vi faccio vedere un'ultima volta, salto 2 punti di base e nel terzo lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa. Quindi andate a proseguire. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga abbiamo gli ultimi 2 punti, quindi vediamo i 2 punti, togliamo dove abbiamo il marcapunti e sul punto, quindi saltiamo questo punto e sul punto dove abbiamo il marcapunti filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere con una maglia mezza alta, quindi entriamo, carichiamo il nostro filo, abbiamo 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui. Adesso 1, 2 e 3 catenelle e giriamo il nostro lavoro. Adesso abbiamo, vedete, lavorato tutti questi archetti, quindi io ho precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 archetti. In ogni archetto, vedete, io devo entrare e lavorare 3 maglie alte, quindi entro, vedete, in ogni archetto filo sull'uncinetto e lavoro all'interno, quindi dove ho le 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso di nuovo
qui ho, vedete, le 2 catenelle, quindi l'archetto, vedete, si forma lo spazio dove abbiamo praticamente lavorato le 2 catenelle. Quindi in ogni archetto, quindi dove abbiamo le 2 catenelle, entriamo e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Ecco come si presenta la lavorazione. Di nuovo, qui abbiamo, vedete, la maglia bassa, le 2 catenelle, la maglia bassa, filo sull'uncinetto, entriamo al centro, quindi nell'archetto, e lavoriamo di nuovo le nostre 3 maglie alte. E andiamo chiaramente a proseguire lavorando in ogni archetto, quindi lavoreremo semplicemente 3 maglie alte in ogni archetto fino ad arrivare nell'ultimo archetto. Arriviamo, vedete, nell'ultimo archetto da lavorare, quindi lavoriamo le nostre 3 maglie alte, scusate, 1, 2 e 3 maglie alte. E se vi ricordate, noi qui abbiamo lavorato 2 catenelle. Sulla seconda catenella ho messo, vedete, il marcapunti, e qui vado a chiudere la riga, quindi a terminare il lavoro, entrando all'interno della seconda, vedete, catenella, lavorando una maglia alta. Anche qui possiamo sempre girare e mettere il nostro marcapunti. Adesso noi non dobbiamo fare altro che alternare queste 2 righe per tutta la lunghezza del pannello. Quindi adesso andiamo a rifare la prima riga, poi rifacciamo la seconda, poi di nuovo la prima, la seconda, quindi alterniamo sempre queste 2 righe. Quindi adesso realizziamo 2 catenelle. Quindi per la riga con gli archetti lavoreremo sempre 2 catenelle e termineremo la riga con una mezza maglia alta. Invece quando lavoriamo le maglie alte lavoreremo sempre 3 catenelle per iniziare il lavoro e una maglia alta per terminare. Quindi 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e anche qui, vedete, posso andare a mettere il marcapunti, così non faccio confusione quando devo chiudere il mio lavoro. Giro in questa maniera qui il lavoro. E adesso iniziamo la lavorazione sulla seconda maglia alta, quindi vedete io 1, 2, 3, sulla seconda maglia alta entro e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto una maglia bassa. Ora guardate, saltando i 2 punti di base, come per la prima riga, ci ritroviamo di nuovo sulla seconda maglia. Salto 1 e 2 punti e sulla terza, che è la seconda maglia alta della sequenza, lavoro, scusatemi, una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa. Ancora guardate, salto le 2 maglie alte, quindi quella subito dopo è la prima del gruppo, entro in quella centrale, quindi sulla seconda, una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto una maglia bassa. Quindi proseguiamo saltando sempre 2 maglie alte e sulla terza lavoriamo la sequenza di una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa e fino alla fine. Lavorato, vedete, l'ultimo archetto, adesso vado a lavorare una mezza maglia alta sulla terza catenella, quindi entro sulla terza catenella che abbiamo realizzato e chiudo lavorando una mezza maglia alta. E quindi abbiamo realizzato un'altra riga di archetti. Adesso dobbiamo andare a realizzare le nostre maglie alte. Per le maglie alte, come vi ho già detto, realizziamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Anche qui possiamo sempre andare a mettere il marcapunti se vogliamo individuare dove dobbiamo chiudere. Questo può essere un ottimo suggerimento per le principianti. Ok? Giriamo il nostro lavoro
e adesso in ogni archetto dobbiamo lavorare le 3 maglie alte, quindi io, vedete, subito dopo l'archetto filo sull'uncinetto e lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo nel prossimo archetto, vedete, filo sull'uncinetto e lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare le 3 maglie alte in ognuno dei nostri archetti. Una volta che abbiamo lavorato, vedete, l'ultimo archetto, dove abbiamo il marcapunti, dobbiamo andare a chiudere la riga, quindi a terminare la lavorazione con una maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo dove avevamo il marcapunti e lavoriamo una maglia alta. Quindi quando lavoriamo le maglie alte, terminiamo con una maglia alta. Ed ecco qui come si presenta il lavoro. Quindi abbiamo completato praticamente 2 righe alternando il primo e il secondo giro, primo e secondo giro alla stessissima maniera. Adesso dobbiamo lavorare gli archetti, quindi per gli archetti lavoreremo sempre 2 catenelle prima di girare il lavoro e qui vado a mettere di nuovo il mio marcapunti. Giro quindi il lavoro e inizio da capo la stessa sequenza del primo giro, quindi degli archetti. Quindi vado, vedete, dove ho la seconda maglia alta, 1, 2, 3, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e nello stesso punto di nuovo una maglia bassa. Salto 2 maglie alte, vedete, 2 punti e vado sulla terza che sarà la maglia alta centrale. Lavoro una maglia bassa, di nuovo 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa nello stesso punto. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire alla stessa maniera come vi ho fatto vedere fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico in totale quante righe ho realizzato. Sono andata avanti e ho proseguito per un'altezza totale di 14 righe, quindi iniziamo, vedete, col modulo ad archetti, quindi poi il modulo a maglia alta 2, quindi 4, 6, 8, 10, 12 e 14 righe, che saranno un'altezza di circa 17 cm, uguale ovviamente al nostro laterale. Anche il laterale, vedete, 17 cm. Quindi mentre qui abbiamo una lavorazione di maglie basse, qui abbiamo una lavorazione diversa, quindi dobbiamo andare a realizzare delle righe che siano gli stessi centimetri del nostro laterale. Adesso arrivati a questo punto, vedete, io mi trovo in questa maniera qui e vado a completare con il filo già inserito, vedete, nei lati a fare un giro intorno. Quindi io mi trovo in questa posizione, vedete, entro al centro di questa maglia alta in questa maniera e realizzo una maglia bassa. Ora entro, vedete, al centro qui di questo punto e realizzo un'altra maglia bassa. Di nuovo in questo punto e realizzo una maglia bassa. Quindi realizziamo delle maglie basse intorno per ogni riga di lavorazione, vedete, sono abbastanza visibili i punti, perché così per noi sarà molto più semplice ovviamente andare a cucire il laterale al nostro pannello. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare alla fine. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, io faccio in questa maniera qui per rendermi conto dello spessore e quindi entro, guardate, salto per così dire questo punto, entro in questa maniera e realizzo una maglia bassissima in questa maniera qui. Fatto questo,
abbiamo, vedete, completato la nostra cucitura. Ovviamente questo filo lo andiamo a nascondere e quindi abbiamo allineato, vedete, il pannello. Adesso andiamo ovviamente a fare la stessa cosa anche di qua, iniziando ovviamente dal lato di sopra, perché questo ci permetterà di andare a terminare nella stessa maniera come abbiamo terminato da quest'altro lato. Quindi io vado ad iniziare, vedete, da quest'altro lato, ma inizio dal lato di sopra. Quindi questo è il primo punto, vedete, delle maglie alte che abbiamo lavorato. Entro e realizzo una catenella. Realizzata la nostra catenella, entriamo, vedete, in ogni punto come abbiamo fatto dall'altro lato e andiamo a lavorare delle maglie basse. Maglie basse in ogni punto. Che andranno praticamente ad aiutarci a ovviamente cucire i nostri pannelli ai laterali. Quindi ecco, guardate, continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Quindi arrivate fino alla fine della riga. Anche qui, vedete, chiudo alla stessa maniera, taglio il filo, potete anche lasciarne un po' per la cucitura se volete. Mi allineo, vedete, per vedere dove devo chiudere, quindi devo saltare un punto, vedete, che non è lavorato, entro in questo e chiudo a maglia bassissima e chiaramente tiro il mio filo. Quindi abbiamo chiuso, vedete, alla stessa maniera dell'altro lato. Ovviamente adesso ci agganciamo da quest'altro lato e andiamo a fare la stessissima lavorazione. A differenza di questo pannello, l'altro pannello dovrà essere più alto, quindi iniziamo alla stessissima maniera, ma andremo a fare più righe. Quindi io adesso inizio anche da quest'altro lato e poi metto su più righe. Iniziamo quindi anche di qui, togliamo il nostro marcapunti e iniziamo lavorando nel punto 2 catenelle, 1 e 2, una maglia bassa nello stesso punto, 2 catenelle e un'altra maglia bassa, vedete, sempre nello stesso punto. Saltiamo 2 maglie di base, quindi 1 e 2 la saltiamo, entriamo nel prossimo, lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e nello stesso punto di nuovo una maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 maglie di base, entriamo nella prossima, una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa nello stesso punto. Quindi andiamo a proseguire saltando sempre le 2 maglie basse di base, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso punto fino ad arrivare all'altro marcapunti. Lavorato, vedete, il nostro ultimo archetto, avremo 13 archetti anche su quest'altro lato. Adesso, se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo, vedete, gli ultimi 2 punti, quindi 2 maglie di base. Togliamo il nostro marcapunti, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto e sull'ultimo lavoriamo una maglia mezza alta in questa maniera qui. Adesso per il secondo giro 3 catenelle, potete mettere anche un marcapunti sopra se pensate di non individuare ovviamente il punto dove dobbiamo andare a chiudere. Adesso, come per l'altro lato, filo sull'uncinetto e in ogni archetto, vedete, quindi in questi spazietti andiamo a lavorare 3 maglie alte. Quindi inizio nel primo archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. E così, vedete, per ogni archetto, semplicemente 3 maglie alte in ogni archetto. Quindi andate a proseguire lavorando in ogni spazio da 2 catenelle, quindi in ogni archetto, le nostre 3 maglie alte fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo modulo,
filo sull'uncinetto e sulla seconda catenella che abbiamo realizzato inizialmente, quindi all'inizio della riga, andiamo a chiudere la nostra maglia alta, scusate. Ed ecco che abbiamo praticamente realizzato le prime 2 righe, che saranno praticamente un ripetersi per tutta la lunghezza del pannello. Quindi adesso 2 catenelle, quindi quando andiamo a creare gli archetti realizziamo 2 catenelle, quando realizziamo le maglie alte 3 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e qui iniziamo di nuovo i nostri archetti. Quindi saltiamo, vedete, questa dove abbiamo le 2 catenelle più la prima maglia alta del modulo, entriamo in quella centrale, quindi la seconda maglia alta del modulo, e lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa nello stesso punto. Saltiamo 2 maglie alte, quindi 1 e 2, vedete ci troviamo sempre al centro, quindi sulla seconda maglia alta delle 3, e di nuovo lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto vedete un'altra maglia bassa. Di nuovo saltiamo le 2 maglie alte e su quella centrale, vedete, delle 3 lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa. E andiamo a proseguire così fino alla fine della riga. Quando arriviamo alla fine, vedete che abbiamo lavorato l'ultimo modulo, filo sull'uncinetto e sulla seconda catenella, vedete, quindi sulla seconda catenella che abbiamo realizzato, chiudiamo la nostra mezza maglia alta. Ora di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e in ogni archetto iniziamo a lavorare le nostre 3 maglie alte, quindi in ogni archetto lavoreremo, vedete, sempre le nostre 3 maglie alte. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire il pannello alternando sempre il primo e il secondo giro alla stessa maniera. Quindi io vado a proseguire per un tot di righe che saranno di più rispetto all'altro pannello e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito realizzando un totale di 28 righe che saranno in centimetri 34 centimetri circa. Ecco qua, vedete, sono circa 34 centimetri. Adesso, come abbiamo fatto per l'altro pannello, andiamo a fare un giro tutto intorno da questo lato e poi faremo un giro anche da questo lato, quindi una riga di maglie basse sia a destra che a sinistra. Una volta vedete che abbiamo realizzato un giro intorno sia a destra che a sinistra, adesso io vado a contare le mie righe, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e sulla 14esima, quindi dove abbiamo la maglia alta, vedete, metto un segnino sia a sinistra che a destra. Allora ragazze, prima di chiudere la nostra borsa, vedete, io ho preso la misura sia del pannello, vedete, della borsa, ma anche dei laterali che andrò a cucire, vedete, su misura, prendendo chiaramente bene le misure, in modo che dopo che abbiamo cucito correttamente la nostra borsa andiamo a cucire la fodera, così avrà una forma rigida. Quindi adesso andiamo a cucire la nostra borsa. Io la fodera ho praticamente tagliato con il feltro, vedete, la sagoma. Il colore non è importante perché io poi con del tessuto di cotone ho rivestito il feltro con della colla a caldo. Ovviamente per rivestire la colla a caldo va bene, ma la fodera va assolutamente cucita con ago oppure macchina da cucire. Dipende insomma a voi che cosa avete a disposizione. Allora iniziamo a cucire la nostra borsa. Iniziamo a cucire, vedete, il pannello prima più corto. Allora qui vedete le mie maglie basse visibili sul diritto, quindi io inizio a cucire in questa maniera qui. Quindi teniamo presente che noi dobbiamo piegare bene bene la nostra lavorazione. Ovviamente qui abbiamo delle maglie basse, quindi della lavorazione a maglie basse, qui abbiamo un altro punto. Quindi ci possiamo lasciare aiutare, vedete, dai marcapunti. Quindi qui ho le maglie basse, vedete, qui ho la seconda maglia bassa che uso per girare, quindi la seconda, e metto il marcapunti. Qui ho la
maglia alta, vedete dove inizio il punto, e metto così, in modo che so che più o meno questa è l'altezza che devo rispettare. Ovviamente andiamo a cucire cercando di rispettare più o meno i punti, anche se probabilmente non abbiamo gli stessissimi punti sull'uncinetto, saranno diversi. Io avevo, vedete, lasciato già del filo, quindi per me è più semplice. Se avete fatto la stessa cosa sarà semplice anche per voi. Quindi vedete, io mi trovo in questa maniera qui, entro nel punto a fianco e poi frontalmente. La stessa cosa, mi trovo così, entro nel punto, vedete, che ho nei lati e frontalmente. E faccio in questa maniera qui per tutta la mia lavorazione. Finita, vedete, la nostra cucitura risulterà in questa maniera qui. Adesso andiamo a chiudere alla stessa maniera e a cucire anche l'altro lato, quindi il lato, vedete, corrispondente. Una volta vedete che abbiamo cucito sia a destra che a sinistra, questo sarà il risultato. Adesso che cosa facciamo? Adesso, come già vi ho spiegato, mettiamo un segno sulla 14ª riga. Questo perché 14 è l'altezza di questo e 14 deve essere anche l'altezza di questo. Questa parte qua sarà praticamente la nostra pattina. Ora, io qua ho già lasciato il filo, vedete? Che cosa faccio? Ho messo un segno, vedi, un marcapunti, quindi dove ho questo marcapunti faccio così. Sul punto, questo qua laterale, vado a inserire il marcapunti e a bloccare sulla 14ª riga, quindi io so che devo andare a cucire in maniera lineare qui. Terminata, vedete, la cucitura, questo sarà il risultato. Adesso andiamo a fare la stessissima cucitura anche di qua, vedete, anche qui abbiamo il nostro marcapunti, anche qui blocchiamo i due punti e andiamo a fare la nostra cucitura. Io ho lasciato sempre il filo, faccio alla stessissima maniera dell'altro lato, quindi andate a procedere anche voi. Adesso vedete, una volta che abbiamo cucito tutti e quattro i lati, questa sarà la nostra lavorazione. Adesso io voglio andare a fare un giro tutto intorno al perimetro della borsa, quindi chiusa. Inizio, vedete, dal lato, in questa maniera qui, una catenella e dentro in ogni punto lavorando delle maglie basse.
Quando arrivo, vedete, anche in quest'altro angolo, entro in questa maniera qui, salto questi due punti centrali e lavoro qui. E vado a proseguire. E proseguiamo fino ad arrivare all'angolo dove ci sarà poi la nostra patella. Quando arrivo, vedete, nell'angolo dove praticamente adesso dobbiamo salire lungo tutta la nostra patella, questo è il punto subito dopo, prima dell'intreccio della cucitura, entro in quello frontale, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso entro, vedete, nel primo punto lineare che è sulla nostra patella e lavoro la maglia bassa. Ecco qui come si presenta, vedete, la nostra chiusura. Adesso andiamo a proseguire e lavoriamo tutte maglie basse intorno alla nostra patella. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare nell'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo dove praticamente dobbiamo girare, fare tutta la parte lineare, vi faccio vedere, io mi trovo così, vedete, non dobbiamo fare niente di particolare, semplicemente girare senza fare nessun aumento, quindi tutto intorno a punto basso. Vedete? Quindi adesso andate a proseguire. Proseguendo così nel lato fino ad arrivare, ovviamente, vedete, dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, nell'ultimo angolo da lavorare, entriamo qui, entriamo frontalmente come abbiamo fatto dall'altro lato, chiudiamo a maglia bassissima la nostra lavorazione qui, entriamo nel punto dove, vedete, ci siamo agganciate e lavoriamo la nostra maglia bassa. Tagliamo il nostro filo e andiamo a chiudere con ago. Quindi vedete, io mi trovo così, entro nel punto dopo, quindi se sono qua devo entrare qua e vado a chiudere e inserisco all'interno del lavoro il filo che poi vado ovviamente a saldare con l'accendino. Quindi questo punto che abbiamo fatto tutto intorno farà in modo che la nostra borsa o la nostra lavorazione, ancora meglio, sia un po' più distesa, vedete? E quindi un po' più rigida al bordo. Adesso io vado ad infilare la fodera e vi faccio vedere come completo la borsa. Come potete vedere, io ho infilato, vedete, la fodera che ho rivestito con del tessuto di cotone, ma ovviamente c'è il nostro feltro da 3 mm che è veramente ottimo per rendere rigide le nostre fodere. Adesso io vado a cucire con questo filo di nylon da 0,35 mm. Come andiamo a cucire? Allora iniziamo a cucire, vedete, questa parte qui, quindi sul bordo della borsa, e poi saliamo sulla pattina. Prima di iniziare a cucire io vado anche a posizionare, vedete, 2 calamite con alette e poi andremo a fissarle anche qui. Ovviamente una volta che abbiamo cucito, magari possiamo cucire anche prima la parte superiore, poi prendiamo la misura, così le andiamo già a inserire prima di fare il lavoro. Ovviamente qua, essendoci insomma una lavorazione molto aperta, per chi vuole, non riesce, ci sono anche le alette, quelle che si possono cucire. Adesso ve le faccio vedere, io ce le ho. Ecco, queste non hanno bisogno di prendere la misura prima, vedete, potete usare anche queste perché dopo andranno cucite, quindi non avete nessuna difficoltà. Quindi andate a cucire, vedete, la coppia sullo stesso lato in questa maniera qui. Io vado a inserire queste perché mi trovo bene, però insomma per chi preferisce, vedete, hanno i forellini nei lati, 4 fori da poter cucire. Io adesso vado a cucire la mia fodera e poi vi faccio vedere il risultato. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere i dettagli. Io ho cucito, vedete, la borsa con il filo di nylon, vedete, ho fatto dei punti, quindi ho iniziato nei lati, ho cucito tutto intorno in questa maniera qui ho messo già il segnino per andare a mettere questo passante che vi faccio vedere come si fa, e poi ho cucito, vedete, lungo la pattina seguendo, vedete, questa linea guida
che è praticamente qui abbiamo il punto basso, quindi subito sotto vedete il punto basso. Io sono andata a cucire, qui ho messo le calamite con le alette, qui invece ho messo quelle che si cuciono, quindi ho cucito anche prendendo il feltro sottostante, in modo che vedete il bottone sia bello fermo, e quindi quando andiamo a chiudere, ma soprattutto vedete ad aprire, non fa difficoltà, perché la difficoltà potrebbe essere che quando andiamo a tirare, praticamente essendo il cordino leggero, insomma fa fatica e poi si slabra col tempo. Quindi fatto questo, adesso andiamo a creare il nostro passante. Andiamo a mettere su 6 catenelle e subito vedete nella catenella dopo l'uncinetto andiamo a realizzare una maglia bassa, e realizziamo una maglia bassa in tutte le nostre catenelle fino ad arrivare all'ultima, quindi 3, 4, e nel quinto punto, che è anche l'ultimo, realizziamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Ora nei punti, vedete, frontali alle maglie basse, entriamo e realizziamo sempre delle maglie basse, quindi 1, 2, 3, e nel quarto, che è anche l'ultimo, lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse. Ed ecco qui che abbiamo formato il nostro passantino. Adesso tagliamo un po' di filo più abbondante, che servirà per andare ovviamente a cucire, e vado a chiudere il punto così. Io sono qui, vedete, con il filo, entro in quello dopo, prendo il mio filo in questa maniera qui, filo sul davanti, entro al centro, vedete, del punto e tiro l'anellino dietro così. Ed ecco qui. Questo ovviamente io lo vado a chiudere, quindi a saldare con l'accendino, che è quello iniziale, e con questo andiamo a cucire.
che abbiamo cucito bene, avremo lo spazio per inserire il nostro moschettone. Adesso che cosa faccio io? Prendo un manico, io avevo questa coppia di manici, un manico l'ho già usato per un'altra pochette, quindi vado a sfruttare anche quest'altro manico. Quindi guardate, prendo il mio moschettone, lo infilo in questa maniera qui, prendo le viti da mezzo centimetro, quindi ricordate queste sono da mezzo centimetro, e vado a chiudere il mio manico in questa maniera qui. Internamente la vite e la parte liscia da quest'altra parte. Facciamo la stessa cosa anche di qua, quindi anche di qua inseriamo il nostro manico, facciamo combaciare fuori e fuori e andiamo ad avvitare. Una volta vedete che io ho praticamente avvitato entrambi i lati, non faccio altro che andare ad inserire il mio moschettone all'interno della borsa, all'interno del passante, scusate, non della borsa. Ed ecco qui che la nostra borsa è pronta per essere indossata. Quindi, come avete potuto vedere, è una soluzione semplice e veloce. Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo tutorial.